Ciao a tutti ragazzi, esattamente 3 giorni fa, panico assoluto. Mentre stavo facendo delle prove libere col mio team, entro in una curva a destra e il force feedback del mio DD Pro sparisce, il volante diventa mollo, così. Si spegne l'OLED, si spegne il display a LED dell'indicatore di cambio marcia, dura circa una curva, si riavvia, sembra ripartire ma la curva successiva lo fa ancora. In quel momento avevo problemi di connessione, anche il mio gestore dei servizi internet aveva dei problemi sulla linea. Avevo attribuito un'eventuale problematica a questo problema perché poi mi buttava fuori dalla lobby, e invece ragazzi non era questo, il problema era serio. Quando il servizio internet è stato ripristinato, io ho riniziato a giocare. Come partivo la prima curva, come entravo in curva e partiva il force feedback, lo perdevo completamente e si riavviava il volante. Quindi mi sono fermato per bloccare eventuali ulteriori danni e ho cercato subito sul browser di ricerca quale assurdo problema potesse essere, ma non ho trovato nulla. Ho passato un pomeriggio intero a cercare qualcuno che avesse avuto i miei stessi problemi, ma non ho trovato nessuna risposta. Mi sono quindi visto costretto ad aprire l'assistenza, o meglio a tentare di aprire l'assistenza con Fanatec, in quanto questi prodotti li ho acquistati sul sito ufficiale, quindi risultava la fattura, risultava la data d'acquisto, 2 anni di garanzia per volante, motore e pedaliera. Eppure quando andavo ad aprire il supporto mi generava un errore, diceva token mancante, che non so che cosa voglia assolutamente dire. Ho contattato quindi tramite mail l'assistenza commerciale, che ovviamente mi ha risposto PIC perché non è la loro area di competenza, e mi invitavano a fare quello che io stavo facendo prima, ovvero aprire il supporto col servizio tecnico. Spiegatogli che non mi apriva questa procedura, è passato comunque un giorno perché la comunicazione ovviamente è tramite mail. Non mi sono dato per vinto, ho continuato a cercare, ho trovato in un forum, non ricordo onestamente neanche con quale lingua, ho fatto la traduzione e un ragazzo lamentava i miei stessi identici problemi, ed ho trovato finalmente quella che sembra essere la soluzione a questi problemi, perché come l'ho avuti io, anche altri acquirenti di questo prodotto hanno avuto la stessa identica tipologia di sintomi, quindi una perdita totale di force feedback e un riavvio costante della corona dello sterzo, qualunque essa sia. Il problema sembra essere il piantone, quindi questa parte qui in metallo, soprattutto per chi usa il force feedback alto, io ce l'ho al massimo a 100, le continue sollecitazioni, guardate che qui ho dovuto montare dei rinforzi perché mi piegava il supporto del volante, e questa postazione non è molla, ha un tubolare 30-30 ragazzi, quindi è bella rigida. Col T300 non avevo mai avuto nessun problema, con questo invece me la piegava, quindi ho inventato questo supporto. Che cosa succede? Le continue vibrazioni e l'eccessiva forza del volante sembra che faccia sfilare il piantone, quindi i contatti che sono tra il piantone e la parte del motore non entrano appunto più bene in contatto. Basterà allentare una vite, rinfilare il piantone e riserrare la vite e il tutto dovrebbe ripartire tranquillamente. Mi raccomando, questa vite va serrata a 15 Nm. Quindi se non avete una chiave dinamometrica, memorizzate bene la posizione di serraggio da dove voi siete partiti. Ci sono anche delle guide in rete dove potete capire bene come regolare una vite ad una eventuale coppia in base all'angolo di rotazione della chiave dal momento di serraggio. È importantissimo, non la serrate a morte perché rischiate di danneggiare il piantone, che comunque fondamentalmente è di lamiera, quindi fate molta attenzione. Vi faccio vedere che cosa guardare. Eccoci qui, proprio sul piantone dello sterzo, questo qui, guardate bene, questa è una fascetta, guardate lo spazio che c'è tra il piantone, guardate, c'entra la fascetta e l'anello di serraggio dove vi dico che c'è quella vite. Quindi adesso andiamo a rimuovere la corona dello sterzo, allenteremo questa vite esagonale da 5 mm, reinserirò il piantone bene all'interno del motore e andrò a serrare la vite a 15 Nm.
Visto come è entrato? Prendo la mia chiave dinamometrica, questa ragazzi è la chiave dinamometrica, la metto prima a 13 Nm e poi andrò a portarla sulla giusta coppia di serraggio. Questo va fatto sempre. Vedete, quando arriva alla coppia che noi abbiamo selezionato, la dinamometrica fa questo clac. Una cosa importante che non vi ho detto: anche il piantone, come vedete lì all'interno, ha una sorta di spaccatura. Questa spaccatura deve coincidere perfettamente con quella della fascetta di serraggio. La spaccatura sta sia da una parte che dall'altra, adesso guardatela, vedete qui, sta sia da una parte che dall'altra, quindi importantissimo che questa rimanga al centro della fascetta di serraggio. Io non l'ho spostata per niente, se voi la spostate mi raccomando, quando stringete rimettetela al centro. Adesso porto la chiave su 15 Nm e vado a dare la giusta coppia di serraggio alla fascetta del piantone dello sterzo. Ok, non mi resta che rimettere la corona del volante e proviamo, vediamo se anche per me questa è la soluzione corretta. Ok ragazzi, ci siamo. Momento verità, vediamo se posso gioire o se invece io sto tra quell'1% che non rientra nella fattispecie. Ovviamente è tutto aggiornato all'ultima versione. Andiamo a provare. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. La prima curva è passata. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway, and in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Never save the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Primo giro completato, sembra filare tutto bene. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. E anche il secondo giro è completato.
Per ora, a parte i miei errori e la mia lentezza, in quanto come ben potete capire non ho potuto provare per niente, avevo provato questa prova con varie impostazioni del force feedback, l'avevo abbassato, credevo che potesse essere l'alimentatore, credevo che potesse essere la corona, che comunque sarà anche una bella corona e integrata bene con Gran Turismo, ma è veramente di manifattura economica. Dieci giri effettuati sul circuito di Lago Maggiore per 58 km di distanza e come avete potuto vedere gli indicatori non hanno dato nessun problema, tantomeno il force feedback è tornato a spaccarmi le braccia come prima, quindi direi che posso tirare un grosso sospiro di sollievo, e ci voleva, perché stavo veramente giù di morale. Questo di certo non fa cambiare l'impressione su questo prodotto, per me è un ottimo prodotto, è un grande prodotto. Bisogna anche essere obiettivi e capire le sollecitazioni a cui è sottoposto, soprattutto, ripeto, se come me utilizzate il force feedback al massimo e ho anche il boost da 8 Nm. Quindi ragazzi, veramente tanta roba, si sente e si sente forte. Chi non è abituato, ad esempio mio fratello che l'ha provato dopo 2 giri aveva i deltoidi doloranti. Detto questo, verificate subito se avete il DD Pro come è messo il vostro piantone dello sterzo. Non ci deve essere nessun tipo di distanza tra il piantone dello sterzo e la cravatta che cinge il piantone. Meglio verificare prima e sistemare prima rispetto ad arrivare come me che dai problemi, perché comunque quei falsi contatti possono portare problemi aggiuntivi, problemi molto più grandi rispetto a questo che è risolvibile con una semplice con un nuovo serraggio della vite dopo aver reintrodotto il piantone nella sua sede. Però nonostante tutto continuo a consigliare questo prodotto perché è eccellente, si sente tutto, si sente forte, avete modo di recuperare la macchina, cosa che prima col Trasmaster, il T300 RS, certo non il TGT2, non l'ho mai provato, quindi non so com'è sincero questo, ma con questo sterzo si sente tutto. Le mie prestazioni sul giro sono migliorate nettamente, adesso spazio tra il secondo e mezzo di distanza
parlo ovviamente delle gare online rispetto ai primi mondiali. C'è da lavorare, ma c'è da lavorare come pilota, non certo come prodotto, che per me rimane il migliore per Gran Turismo, perché parliamo di un direct drive e parliamo di un prodotto integrato e studiato con Gran Turismo. Se avete amici, compagni di team, parenti con questo volante, informateli su questa problematica, perché ripeto, in rete io non ho trovato nulla. Quindi tra di noi scambiamoci questa informazione, meglio prevenire che curare, quindi verificate da subito, anche se non manifesta problemi, la posizione del vostro piantone. Non ci deve essere neanche 1 millimetro tra il piantone e la cravatta che lo cinge. Se c'è, ponete subito rimedio prima che si manifestino questi falsi contatti, perché come già detto possono portare a problemi ben più gravi e certo non risolvibili con il semplice serraggio e riposizionamento del piantone dello sterzo. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video. Spero di portare come prossimo video un nuovo setup per Tokyo, comunque qualcosa di produttivo, non certo la risoluzione di un problema che comunque mi ha fatto perdere qualche mese di vita. Ciao ragazzi, al prossimo video.